Finalmente è giunta l'ora di parlarvi di questa mastodontica auto elettrica, il primo SUV elettrico firmato dalla casa tedesca Audi e-tron. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Sono rimasto molto sorpreso quando ho capito di poter mettere le mani su questo veicolo grazie alla collaborazione con Christian di Evolution Team. Ho raccolto alcune delle vostre domande attraverso il canale Telegram e Instagram, li vedete qui in sovraimpressione. Siamo la community più grande d'Italia che parla di auto elettriche e tecnologia. C'è tanta gente molto informata, quindi unitevi anche voi. Come dicevamo, e-tron è il primo SUV elettrico di Audi, la piattaforma deriva dalla Audi Q8, Porsche Cayenne e Lamborghini Urus. Il telaio è stato modificato sostanzialmente solo per alloggiare la batteria nel pianale. Le batterie pesano circa 700 kg nella versione e-tron 55, 95 kWh, quella che vediamo qui, e meno di 600 nella versione e-tron 50. Audi e-tron è dotata di due motori, uno anteriore ed uno posteriore, che garantiscono all'auto la trazione integrale. I due motori elettrici sono accoppiati elettronicamente, appunto, quindi l'albero di trasmissione è assente. Come vedete è mastodontica, misura quasi 5 metri in lunghezza, precisamente 4,90 m qualcosa, larga 1,94 m, alta 1,63 m per un passo di 2,55 m. Come potete immaginare il peso è impressionante, in base alla versione della batteria montata il peso appunto varia da 2.450 kg ai 2.565. È un carro armato, ma questo non spaventa. Ha infatti delle prestazioni da una sportiva, uno scatto da 0 a 100 in 5,7 secondi con la batteria più grande, mentre con la batteria più piccola un rispettabilissimo 6,8 secondi. Quest'ultima versione ha 313 cavalli, mentre la più grande 360, che arrivano fino a 400 cavalli per 8 secondi sfruttando il boost. Velocità massima dai 200 ai 210 km/h, limitata elettronicamente. Ha una coppia di 558/660 Nm. Essere su quest'auto quando scatta da 0 a 100 è una goduria, anche se è enorme e molto pesante, ma si sente veramente sensibilmente si sente la pressione esercitata sulla schiena dalla forza G in fase di accelerazione. Il peso da qualche parte deve pur farsi sentire, infatti il consumo medio dichiarato da Audi è di 22,4 kWh ogni 100 km, è veramente energivora. Audi dichiara che nel ciclo WLTP si possono percorrere 347 km con la versione più piccola da 71 kWh, mentre 400 invece con la versione da 95 kWh, ma l'autonomia reale quanto sarà? Poca, veramente poca. Collegata alle colonnine in fast, quindi in DC, l'auto può ricaricare dai 120 ai 150 kW in base alla versione e più o meno carica la batteria da 0 a 80% in circa un'ora. La dovete trovare però una colonnina così fast, no? Infatti Audi fa parte del consorzio Ionity che al momento ha sole 7 stazioni di ricarica attive e 9 in fase di costruzione e quasi tutte concentrate nel nord Italia. In AC invece, quindi diciamo collegata ad una presa casalinga, si arriva a ricaricare fino a 22 kW se installate un secondo charger opzionale, altrimenti il massimo è 11 kW. Per entrambe le versioni caricare a 11 kW vorrebbe dire attendere almeno 7 ore. In una casa normale con la 3 kW si superano abbondantemente le 24 ore. L'auto devo dire che è veramente molto bella, mi piace molto. Audi è stata capace ancora una volta di costruire un'auto veramente particolare, con accorgimenti e tecnologie degne del XX secolo. Esteticamente presenta diverse particolarità, come ad esempio lo sportellino che abbiamo appena visto di ricarica che è nascosto dietro il logo e-tron appena sopra il parafango anteriore sinistro. Sotto il cofano anteriore c'è un piccolo vano per riporre i cavi di ricarica.
Il portellone, oltre ad essere elettroattuato, ha anche una striscia LED che collega le luci posteriori. Passiamo ora agli interni. Sono in puro stile Audi. Troviamo il quadro strumento con Virtual Cockpit, la ricarica wireless del cellulare, sedili ventilati con modalità massaggio, rinfrescati e riscaldati, climatizzatore a 4 zone, doppia presa USB, Apple CarPlay, Android Auto, mentre poi al centro troviamo un display da 10,1 pollici e un altro subito sotto da 8,5 pollici, esclusivamente dedicato al climatizzatore. Entrambi touch. Molto bella anche la visione a 360 in 3D durante i parcheggi, insomma è veramente completa. Da evidenziare il buon lavoro del navigatore che segnala i limiti fino a dove ci si può spingere con l'autonomia residua dell'auto, anche se in realtà non evidenzia tutte le stazioni di ricarica perché non si aggiorna automaticamente. Ha una buona capacità di carico, 660 litri di bagagliaio e con i sedili reclinati 1725 litri. A proposito di sedili, quelli posteriori sono frazionabili 2/3 e 1/3, abbattibili con 2 leve poste nel baule. L'auto è omologata per 5 persone, tutte comode a mio avviso, grazie anche alle sedute molto ampie e l'assenza del tunnel centrale nella parte posteriore. Da segnalare poi che le luci d'ambiente con striscia LED sono pensate non solo per illuminare durante la notte, ma anche come segnale di avviso. Pensate che in caso di rilevamento di una possibile collisione, in caso sopraggiungono altri veicoli, mentre si sta per scendere dall'auto, i LED si illuminano di rosso per segnalare il pericolo. Ok, allora queste sono le caratteristiche dell'auto, ora cerchiamo di capire come si comporta su strada. Come dicevamo, l'auto è veramente comoda e anche scattante, nessun problema con dossi o insolita, l'auto si comporta sempre benissimo grazie alle sospensioni pneumatiche. L'Audi e-tron è camaleontica. Basta giocare un po' con i settaggi di marcia predisposti dall'Audi Drive Select di serie, che attraverso le 5 modalità di guida si riesce realmente a modificare il comportamento della vettura, dando spazio al comfort, all'efficienza o alla guida più sportiva, rendendo di conseguenza l'accelerazione più o meno diretta, così come lo sterzo, e gestendo le sospensioni pneumatiche adattive, dunque anche l'altezza da terra che può variare di 76 mm, un sacco. Dietro al volante ci sono le 2 palette, molto comode a mio avviso in stile cambio sequenziale, che gestiscono la rigenerazione di energia in frenata fino a 3 livelli. Pochi i frusci internamente, grazie ad un CX di 0,28, ben tarate le sospensioni pneumatiche di serie, insomma quest'auto è veramente costruita bene e si guida anche bene, anzi molto bene, infatti è agile, maneggevole nonostante l'enorme massa. Il problema qui però non sono le prestazioni o la comodità, il problema è l'autonomia. Con una carica al 100% nella vita reale non si riescono a fare più di 300 km, che oggi è veramente imbarazzante. A questo punto l'auto dovrebbe quindi essere pensata per la città, ma date le dimensioni non è affatto possibile circolare in città liberamente con questo carro armato. Inoltre la ricarica in DC non rimane stabile a 120 o 150, ma scende repentinamente, rischiando di portare la ricarica oltre ad 1 ora e mezza. Tra gli optional che si possono avere su quest'auto ci sono gli specchietti retrovisori esterni virtuali, touch OLED interno, tutta una roba, i fari LED Matrix HD, il Night Vision Assistant, l'Heads Up Display e l'impianto audio Bang & Olufsen Premium Sound System, insomma un suono tridimensionale pazzesco. Ed ora passiamo al prezzo, che è veramente alto per un'auto che fa così pochi chilometri. Si parte da 74.000 euro per la versione base fino a superare abbondantemente i 110.000 euro per la versione full optional. Sarò sincero, l'auto guadagna tantissimi punti in allestimenti e assemblaggi, ma perde veramente tanto a causa della scarsa autonomia. Mi piacerebbe fare una prova più lunga, quindi una prova su strada con e-tron, ma Audi ha sempre più o meno scansato le mie richieste, quindi sarà difficile. Magari non con e-tron, ma con la nuova e-tron Sportback o con Audi Q4, quindi aspettiamo fiduciosi. Quando mi prestano un'auto per fare una recensione non è che per forza devo parlarne bene, io sono sempre obiettivo al 100%, se le cose sono migliorabili lo dico senza problemi.
Audi e-tron è bella, sì, ma con autonomia non all'altezza delle altre auto di pari prezzo sul mercato. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mi aiuterà tantissimo a crescere, quindi iscrivetevi al canale e lasciate un like, così le persone che non mi conoscono potranno trovarmi grazie all'algoritmo di YouTube che nessuno sa come funziona. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!